In questo editoriale risponderò a un editoriale di ieri in cui parlavamo di femminicidio. Molti di voi riconosceranno questa persona, uno degli influencer più noti in Italia. Il suo canale Breaking Italy vanta la bellezza di 890.000 iscritti. Durante il Sabba del 25 novembre ha voluto dire anche lui la sua sulla violenza contro le donne e il femminicidio, ma pare l'abbia fatto in un modo che ha scatenato un putiferio tra i suoi seguaci. Siamo stati accusati di manipolare i dati a nostro favore per raccontare una storia invece di un'altra. Alessandro lo nega e, prima di argomentare, oltre che a una frase ben nota, se torturati abbastanza, i dati confesseranno quello che vuoi. Si affida a una premessa pippone su come si fa informazione seria, eccetera, eccetera. Finito il pippone, si va finalmente nel merito. In statistica, una rondine non fa primavera e un singolo evento non racconta un quadro. E qui non possiamo che essere d'accordo. Nell'analisi dei fenomeni sociali che possono costituire un'emergenza, la frequenza è un dato imprescindibile. Di contro, utilizzare l'efferatezza di un solo evento per creare allarme è profondamente disonesto. Su questo Alessandro sembrerebbe d'accordo con noi. In questo senso, quindi, sollecitare una risposta emotiva su casi come quello di Giulia Cecchettin sarebbe sbagliato, perché servirebbe a indurre chi ascolta in inganno. Se non fosse che immediatamente dopo si rimangia tutto. Se non fosse che ci sono dei dati a sostegno di quel fenomeno. E quali sarebbero questi dati? Alessandro mostra le percentuali mondiali delle vittime di omicidio per mano di un partner o di altri membri della famiglia. È ben noto però che l'Italia dà un contributo risibile a quella percentuale. Inoltre, tra gli omicidi in ambito familiare ci sono omicidi di ogni tipo e con ogni movente che quelle percentuali mettono in un unico calderone. Insomma, quei dati non dimostrano un piffero, per quanto Alessandro si sforzi di affermarli come rilevanti. E sono dati che esistono, che vi ho mostrato. E tantomeno legittimano la strumentalizzazione di un singolo caso per affermare un'emergenza non supportata dai numeri reali. E il bello viene proprio quando Alessandro si impantana nei numeri, una questione che abbiamo già affrontato in un video precedente. Molti utenti gli hanno contestato che i femminicidi in Italia sono una trentina. Ma per lui, che si vanta di riferirsi solo ai dati del Ministero dell'Interno, sono 88. Il problema è che si tratta di un conteggio inaffidabile, perché di nuovo si parla di omicidi in ambito familiare e affettivo. Dunque è incluso il figlio psicolabile che uccide la madre, il fratello che uccide la sorella per papparsi tutta l'eredità, il tossicodipendente che uccide la nonna che non gli dà più soldi e così via. Come isolare i femminicidi da quell'unico mucchio? Non si può. Eppure Alessandro non ha dubbi e se gli dici che i femminicidi sono una trentina, lui risponde: non è così. Non è così. Anzi, aggiunge che il dato dei 30 femminicidi fa riferimento a un sito che però non cita. Il dato che è stato più volte citato sul web viene infatti non dal Ministero, ma da un sito. Un sito soltanto, che è un sito compilativo, che prende i dati dai giornali, quindi alle volte non c'è nemmeno il cognome della vittima, perché i giornali non la riportano e mettono tutto lì. Detto così sembra chiaro che si riferisca al nostro lafionda.com, ma con un errore forse voluto per metterci in cattiva luce. Noi infatti compiliamo i nostri elenchi citando e come il nome della vittima, insieme a data, luogo, breve descrizione dell'accaduto, traendo le informazioni sul delitto dai vari media che ne hanno parlato. Qualche secondo solo per dirti che se ti piacciono i nostri video e vuoi darci una mano a diffonderli, sarebbe utile se ti iscrivessi a questo canale, mettessi like, commentassi e, insomma, facessi tutte quelle robe utili di cui noi boomer non capiamo una mazza. Grazie. Per rafforzare la sua piccola bugia e delegittimare il nostro lavoro, Alessandro arriva a dire che se io ammazzo la mia compagna e nessuno lo scrive sul giornale locale, quel nome nella lista magica non apparirà. Caro Alessandro, se tu ammazzi la tua compagna, ne parleranno a reti e redazioni unificate, il web e i social esploderanno di discussioni, ci saranno manifestazioni di piazza, si finanzieranno borse di studio e associazioni intestate alla vittima. Il tutto mentre il tuo nome diventerà oggetto di una damnatio memorie che manco Vlad l'Impalatore. Suggerire da parte tua che l'uccisione di una donna possa passare inosservata sui media in Italia non è un segnale che rassicuri granché sulla tua buona fede e sull'informazione che fai. Il
Il rumore delle unghie sugli specchi è insomma assordante e diventa anche offensivo quando allude che noi della Fionda.com lavoriamo male, invece loro... Non è preciso, non si lavora così. Vi pare che noi in Breaking Italy possiamo lavorare così? Sì, ci pare. Lo prova il resto della sua scalata sugli specchi quando dice che loro si riferiscono solo ai dati ufficiali del Ministero. Attenzione però. Sui dati del Ministero ci si muove per ipotesi, nel senso che realisticamente in quei dati la maggior parte degli omicidi che avvengono all'interno della relazione sono femminicidi. Ecco, questa osservazione è oggettivamente grave da parte di un canale che vuole essere di informazione. Qui siamo pericolosamente vicini alla disinformazione. Il Ministero infatti non si muove affatto per ipotesi. Nel suo report chiama presunti i femminicidi semplicemente perché una definizione univoca di quella fattispecie delittuosa non esiste. E sono questi casi che noi non riusciamo a definire ancora. E la definizione non esiste proprio perché quel tipo di delitto non esiste nei fatti. Inoltre il Ministero non dice affatto che gli omicidi in ambito familiare sono tutti femminicidi. Quella è una deduzione del tutto arbitraria di Alessandro, il quale tra una parola e l'altra cerca di spacciarla per un dato non solo ufficiale, ma più veritiero. Magari da contrapporre alle nostre analisi puntuali e rigorose. Un po' arrogante come pretesa, ma ok? Giusto per non lasciarci più dubbi sul suo approccio, Alessandro finisce poi per affondare nella melma delle sue contraddizioni facendo questo esempio. Se questi omicidi sono avvenuti in contesti familiari, ma per soldi, con ogni probabilità rientrano nel concetto di femminicidio, perché hanno a che fare con tematiche di genere che io definisco patriarcali. A parte che riportare tutto alla propria definizione soggettiva è cosa metodologicamente aberrante, vogliamo credere che Alessandro sappia benissimo di dire una cosa senza senso e che la dica soltanto per cercare di tenere il punto a difesa del suo canale, così impietosamente sbertucciato da un piccolo sito come il nostro. Insomma, che la tanto sbandierata oggettività alla fine si riduce alla sua opinione personale. Ciò nonostante, continuo a dire quello che penso. In conclusione, hanno ragione i seguaci di Breaking Italy quando parlano di manipolazione dei dati? No, hanno torto. Di fatto, nessun dato è stato manipolato. Alessandro è criticabile, semmai, perché utilizza dati aggregati per desumere dati particolari seguendo un proprio criterio soggettivo, arrivando così a conclusioni personalissime che cerca di far passare per fatti oggettivi, il tutto scartando e svalutando chi invece i dati li vaglia con rigore e metodo. Ma soprattutto è criticabile perché non adotta una mozione d'ordine preliminare e necessaria. È vero, infatti, che i dati, se torturati, possono confessare qualunque cosa, ma ciò può accadere anche senza torturarli. Basta non chiarire con precisione e a monte cosa si intende misurare, ovvero senza torturare i dati del Ministero, se prima non si chiarisce in modo rigoroso cos'è un femminicidio, anche in questo caso i numeri finiscono per confessare qualunque cosa. Questo semmai è l'errore in cui sono incorsi Alessandro e il suo canale Breaking Italy. Rimane da capire se ciò deriva da semplice ignoranza, da malafede, dal timore di perdere seguito oppure dalla paura delle aggressioni che arrivano sempre implacabili quando si tenta di avvicinarsi alla verità con rigore e oggettività.